Ciao a tutti, oggi ragazzi è un sabato e vi porto a visitare una delle aziende più famose del mondo di produzione di miscele per automodellismo e non solo. Sto parlando ovviamente di uno dei miei sponsor storici, Pepe Group, che produce il marchio Energy e tantissimi altri marchi. Ci troviamo all'ingresso della fabbrica e oggi vi farò vedere come vengano fabbricate le miscele che usate tutti i weekend in pista. Andiamo a vedere. Eccola! Ciao Aurelio! Ciao. È un sabato, quindi l'azienda è vuota e possiamo vedere praticamente tutti i processi produttivi con l'aiuto ovviamente di Lello, e vi faremo vedere anche cose un po' segrete, quindi rimanete a guardare il video fino in fondo perché ci saranno cose al bacio. Uno dei processi più importanti per la creazione di miscele per automodellismo è appunto ovviamente la scelta delle materie prime che compongono la miscela, ma soprattutto il mixaggio dei componenti. Quindi andiamo a vedere lo stoccaggio delle materie prime, tutto dentro il deposito con un logo gigantesco Pepe Group, perché Pepe Group è un'azienda di produzione che non fa soltanto il marchio Energy, ma ci sono Anche altre diversi. marche. Abbiamo la collaborazione con Maxima, One Fuel, SRC Fuel, Scorpion Fuel, Winner World e qualcun altro che vi può sfuggire. E qualcun altro che non si può neanche dire. Qualcun altro che non si può neanche dire. Quindi andiamo! Qui ragazzi siamo nel cuore dello stoccaggio delle materie prime per la produzione appunto della miscela. Quindi abbiamo diversi serbatoi per lo stoccaggio di nitrometano, alcol metilico, gli oli e oltretutto abbiamo questo quadro che è quello che appunto attraverso il sistema idraulico porta le materie prime nel miscelatore nella stanza accanto che vedremo dopo. Quindi vedete che per terra ci sono tutti i tubi idraulici e niente si fa in modo manuale. Questo è un serbatoio mobile carrellato che praticamente può essere collegato in seconda battuta per avere dei mixaggi diversi o particolari per realizzare alcuni tipi di prodotto differenti. Quindi vedete ha il suo rubinetto e può essere collegato agli ingressi degli impianti, che comunque diventa sempre tutto automatico. Un'altra cosa fondamentale, e quando dico fondamentale vuol dire al pari delle materie prime di altissima qualità, è questo tipo di impianto che praticamente rimuove tutti i residui di umidità e di acqua che sono contenuti all'interno dell'aria che normalmente respiriamo e fa entrare nella macchina di mixaggio soltanto ossigeno puro. E come vedete qui abbiamo tutto un insieme di filtri e di apparecchiature che gestiscono appunto la rimozione di tutte le impurità dell'aria che andrebbero all'interno del miscelatore. Qui dentro nasce veramente il prodotto, quindi la miscela, e questo appunto è un miscelatore che fa mixare tutte le materie prime che servono per produrre la miscela. Ovviamente per mixarle c'è anche un processo di amalgama che è fatto in due modi, quindi con delle evolventi che fanno questo tipo di movimento e un altro che attraverso una pompa il prodotto che si trova nella parte più bassa del silos viene portato in alto. Quindi abbiamo doppio tipo di miscelazione per essere sicuri di avere un prodotto uniforme e costante in tutto il quantitativo prodotto. Tutto il miscelatore è gestito da questo controller, dove oltre a fare un check per quanto riguarda lo stato di mixaggio delle componenti che compongono la miscela, viene anche fatto un controllo finale sul peso. In questo momento stiamo per far partire la produzione di 1000 litri di miscela Energy Wild al 16, che me li porto a casa io dopo. No scherzo, ovviamente non me li porto a casa, però faremo partire la miscelazione di 1000 litri di miscela off-road al 16%. Dopo la fase di miscelazione dei prodotti c'è un tempo di mezz'ora per agitare il prodotto.
e successivamente si passa alla fase di riempimento, dove viene coinvolto questo macchinario automatico che è in grado di riempire qualunque tipo di stagna, da 1 litro, da mezzo litro, da 4 litri o addirittura da 10 litri, tappo a vite o tappo a pressione, sia fatte in materiale plastico che in metallo. Quindi la totalità della produzione di Pepe Group. A questo punto, ragazzi, iniziamo con il riempimento. Una volta terminata la fase di riempimento, le stagne vengono messe all'interno delle scatole e vengono stoccate nel magazzino. Pepe Group non è soltanto miscele, ma è anche tutta una serie di prodotti complementari come olio da cuscinetti, additivo, grassi speciali e il Quick Cleaner che ho già recensito nel mio canale e vi metto un link in alto a destra. Quindi ragazzi, la visita guidata è terminata, spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente ringraziamo Lello per averci fatto entrare nell'intimo della sua azienda e spero che abbiate apprezzato tutto lo sforzo per farvi vedere come viene prodotta la miscela che usate tutti i weekend sulle vostre auto da telecomandate NIT. Grazie Fabrizio, un saluto a tutti. Ciao.